Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche disponibili per l'amore per novembre 2025. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici dell'Aquario. Può essere un periodo dedicato alla ricerca della stabilità, può essere un periodo, diciamo, dove vede necessario applicare come certe regole, una certa magari costanza. Diciamo che il numero 4 è legato al lavoro e alla continuità. È una carta comunque di stabilità. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. E per capire come incastrare queste tre letture ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono, e in più ci sono anche 3 video corsi gratuiti di cui trovate il link. Ognuno di questi corsi ha la propria playlist. Comunque uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi abbiamo un corso base di numerologia che sto pubblicando proprio in questo periodo. Bene, a parte la descrizione, andiamo a vedere le energie per l'amore, per l'Acquario, per il mese di novembre. 9 di spade, 10 di spade e sacerdotessa. 10 di coppe, la forza, l'eremita, la regina di pentacoli, il sole e il giudizio. Wow, cartone, cioè carte grandi per finire la lettura. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è il movimento energetico del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro e dopodiché andiamo a vedere i vari casi, quindi single piuttosto che persone che sono in una relazione, piuttosto che il terzo gruppo dove rientrano un po' tutti gli altri, quindi le persone che hanno relazioni indefinite, che hanno relazioni clandestine, magari a distanza. Dunque ragazzi, partiamo da questo 9 di spade che sinceramente detto non è una bellissima carta per partire, è una sorta di stato d'animo che avrete a inizio novembre. 2 di spade, stella e mondo. Sento come se ci fossero dei dubbi su quello che volete. Che siate in coppia o single è come se aveste tipo degli obiettivi, dei punti di arrivo, degli ideali anche che iniziano, diciamo così, un po' a barcollare, nel senso che molte persone potrebbero chiedersi se effettivamente è quello che vogliono o no questo obiettivo che hanno davanti. Per qualcuno potrebbe insinuarsi il dubbio del me ne vado o no, mi trasferisco o no, arrivo alla conclusione di un capitolo o no, perché c'è il mondo. Il mondo può parlare o di viaggi di distanza oppure proprio di come compimento di un risultato, cioè ho raggiunto l'obiettivo, boh, basta, cambiamo obiettivo. Qui è più un arrivo alla fine o no. Adesso vediamo il 10 di spade. Forza e sole. Io sento come se ci fosse qualcuno che ha bisogno di trovare il coraggio di esprimere se stesso in modo chiaro, puro, cristallino, genuino. Probabilmente per qualcuno questo lascio indietro
questo qualche cosa. Il qualche cosa potrebbe essere anche una maschera, un ruolo. E devo dire che con questo gruppo di carte la sensazione è che si debba chiudere con un capitolo, qui avete anche il mondo, che appunto non so se è un obiettivo che avete voi, non so se potrebbe essere una qualche situazione che magari avete già in ballo con qualcuno, perché ho come l'idea che non vi faccia sentire liberi, cioè diciamo che non è un ruolo che vi soddisfa al 100%. O un obiettivo che non vi soddisfa al 100%, cioè come se ci fosse qualche cosa che non vi rende più sicuri, come se foste arrivati ad un punto di questa situazione, anche se siete single, tipo il ok, sono single, faccio un esempio come un altro, sono single da troppo tempo, è ora di terminare con questa singletudine. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 4 di coppe e morte. Credo che qualcuno abbia bisogno di risvegliare un po' la camera da letto. Non tanto, non è tanto l'avere rapporti, più che tutto è la qualità. Cioè, anche l'avere rapporti, soprattutto se siete in coppia, è come se fosse un mese un po' di encefalogramma piatto, ve lo dico. Probabilmente è come se avessi bisogno di qualche cosa di più pulito che non solo la parte fisica. Diciamo che sui 3 livelli, corpo, cuore e mente, c'è una carta di Osho che lo fa vedere bene, vabbè non mi metto adesso a cercarla. Comunque, dei 3 livelli, quello che secondo me è stato più presente fino ad adesso potrebbe essere la questione pratica, il fisico, il magari vivere in quotidianità, però è come se avesse bisogno di qualche cosa di più, è come se avesse bisogno di trovare una relazione pulita che vi riempia di energia genuina. Andiamo a vedere il 10 di coppe, il re di bastoni, qui avete la regina, no, la regina di pentacoli, che comunque si è ripresentata perché anche questa è una regina di pentacoli. Allora, io credo che un punto, per molti di voi, un punto a favore di questa ricerca di qualche cosa di migliore, sia il fatto che non avete legami, non che non abbiate legami nel senso che non avete magari relazioni, fidanzati, mariti, però è come se il legame a livello energetico, cioè sento che in quello che avete, se ce l'avete, manca una reale unione del cuore, cioè magari si sta insieme perché ci si trova bene, ci si frequenta, ci si diverte, però poi quando è ora di parlare di emozioni e di sentimenti la cosa un po' la sento un po' sterile. Vi dico, la parte pratica, la parte materiale, la parte del fisico potrebbe anche starci. È il resto che secondo me manca un po', è un po' carente. Andiamo a vedere la forza, perché è una carta che si ripete, ce l'avevate già qui. Abbiamo un 7 di pentacoli e un 9 di bastoni. Per qualcuno potrebbe essere una questione che si trascina da tempo. Potreste essere voi, mi viene anche da dire, siccome prima parlavo di ruoli, potreste essere anche voi che iniziando a far parte di un certo ruolo, ora vi venga difficile esprimere realmente chi siete, la vostra essenza.
Non dico che ci sia paura di un rifiuto, beh, magari per qualcuno sì, potrebbe anche essere così, potrebbe esserci paura di essere rifiutati per come realmente si è, però diciamo che questa cosa non vi lascia completamente liberi, il fatto di essere entrati in un ruolo è come se non vi facesse sentire liberi di esprimere le vostre emozioni e di conseguenza di nutrirvi anche un po' delle emozioni dell'altro o dell'altra, appunto sento che manca come questo incastro, questa fusione a livello romantico, a livello emotivo, è come se non foste andati a fondo e probabilmente nel mese di novembre prenderete un po' tempo, nel senso che direte aspettiamo un attimo, vediamo come va, vediamo come si sviluppa il mese, vediamo se cambia qualcosa. Andiamo a vedere l'eremita, perché secondo me manca anche una sorta di introspezione da parte vostra, infatti, sacerdotessa, che avevate già qui, e luna. Se per caso avete appunto come questo obiettivo, questo punto di arrivo, cioè voglio essere me stesso, voglio trovare una mia realtà, una mia stabilità, essendo me stesso, e perché guardate ragazzi, ho la sensazione che qualcuno potrebbe farsi prendere dalla paura di perdere qualcosa, la paura di perdere un'occasione e quindi potrebbe decidere di rimanere in questa situazione o in questa relazione proprio perché non si ha paura di rimanere soli, si ha paura di non trovare nessuno, si ha paura di togliersi questa maschera perché probabilmente crediamo che così come siamo non piacciamo, non siamo degni, non lo so. Qualche cosa per lo stile, fatemi sapere nei commenti se e come vi risuona. Perché secondo me qui si tratta di amare di più sia voi stessi che l'altro, che la coppia, cioè dedicare, nutrire, prima di tutto voi stessi, prima di tutto questo bambino interiore di cui ci parla il sole, che è un po' poi la carta con cui finisce la lettura, e tra l'altro. Adesso andiamo a vedere la regina di pentacoli e eremita. 6 di spade e 7, scusate, 6 di bastoni e 7 di spade. Guardate, secondo me non vi verrà male questo momento di attesa, questo momento di aspetta un attimo, vediamo come si risolve la cosa, vediamo che regole, che quotidianità, che continuità ha questa situazione piuttosto che questa relazione, perché secondo me con la regina di pentacoli inizierete a mettere mano alla questione. La regina di pentacoli è la classica madre che, diciamo così, da un punto di vista pratico, concreto, risolve i problemi a tutti, si occupa di tutti, è sempre presente per tutti. Per quello che vi dicevo, secondo me bisogna nutrire un po' di più la relazione. Ora, se per caso fate fatica a comunicare certe cose o appunto a togliervi questa maschera, ad esprimere voi stessi perché avete paura di essere rifiutati, andate a piccole dosi, però non omettete verità. Mm? Anche perché poi qui abbiamo giudizio e sole, quindi qualche cosa potrebbe venire a galla. Quindi magari invece di dire le cose tutte in una volta, di come siete voi, invece di... Anche perché non è che uno è cosciente certe volte di assumere una maschera o di aver integrato certe reazioni in infanzia, quindi è come una cosa che deve essere elaborata. Per cui, quando vi ritrovate ad avere impulsivamente un certo tipo di reazione, bloccatevi e chiedetevi: sono io e la mia essenza e la mia anima che risponde o tutte le mie paure, le mie proiezioni e le mie preoccupazioni? Questo è un 9 di spade, parla di preoccupazioni, di qualche cosa che ci ridonda nella testa e che non ci fa dormire.
Vi dico, all'inizio del mese è come se ci fosse una sorta di dubbio, vado o non vado, punto questo obiettivo oppure no. Andiamo a vedere il sole. 4 di bastoni e torre. Andiamo a vedere anche il giudizio. Amanti e re di coppe. Secondo me, ragazzi, un po' il trucco qui è di diventare amici con questa persona. Voi chiedetevi, io se fossi un mio amico o una mia amica, come mi comporterei? Mi fiderei del fatto che questa persona possa comprendermi anche così come sono, senza questa maschera, senza questo ruolo un po' impostato che io assumo perché ho paura di rimanere solo, perché ho paura di non piacere. Secondo me a fine mese tutti i dubbi cascano. Vi dico, è come trovare un nuovo equilibrio perché il sole porta alla luce quello che il 7 di spade stava tenendo occulto. Vi dico, si raggiunge l'armonia secondo me. Il giudizio quando arriva è perché c'è una visione più grande. Ragazzi, c'è torre e giudizio. C'è eremita. Vi dirò che per qualcuno potrebbe effettivamente arrivare come una caduta dell'ego e un risveglio di coscienza, un risveglio di consapevolezza. Vi dico, è come se arrivasse la luce, Cioè in realtà sarà molto soft, nel senso che se voi già iniziate adesso a togliervi questa maschera, è come se piano a piano non sentiste tanto questa torre, però quando poi sarà, diciamo, tolta, quando queste cose verranno a galla, che appunto potrebbero essere anche le vostre paure, cioè non partite dal presupposto che se voi comunicate una vostra paura, un timore, un dubbio all'altro, l'altro non possa capirvi. Cioè anche quella è la fiducia, no? Allora, partiamo dai single. Se siete single, secondo me potrebbe esserci un nuovo amico o amica che prenderete, diciamo, di mira. Secondo me vi trovate bene, come vi dicevo, da un punto di vista pratico, vi divertite, state bene insieme. Non so se abbiate già consumato, perché potrebbe essere anche una cosa platonica. Però è come se, ok, mi tolgo la maschera o no? Dico a questa persona che mi piacerebbe costruire qualche cosa con lui o con lei oppure no. Però anche qui fate attenzione perché per la paura di rimanere soli, per la paura o per le illusioni, questo ve lo dico, mi è arrivato proprio adesso in questo momento, fate attenzione alle letture o gli oroscopi, insomma, che ascoltate, a non farvi illudere, no? Del tipo, l'oroscopo vi dice che sicuramente è un leone, la persona e questo vostro amico o vostra amica è leone, vi dico leone perché ci sono 2 volte il sole, e c'è la forza, 2 volte. E quindi voi date per scontato che sì, il leone, questo mio amico leone è, o mia amica, è esattamente la persona di cui parla l'oroscopo, è la mia anima gemella, ok? Potrebbe essere un altro. Quindi occhio ai ruoli, al valore che date all'amicizia, anche se vi dico, ve lo spoilerò, penso che sarà poi per novembre. Eh, Però ragazzi qui casca il velo, qui casca il velo. Secondo me quello che prima era certo, questa sicurezza che avevate di questa persona potrebbe cadere, secondo me sì, che potrebbe diventare qualcosa di più con la carta degli amanti. Mm? Vabbè, vedremo poi a novembre come va. Per le persone che sono in una relazione, allora qui si tratta sì di nutrire questa relazione, ma anche qui di essere onesti, cioè secondo me c'è da dire le cose come sono. Non far più finta di niente
su certi temi che comunque vi preoccupano, sui quali avete dei dubbi. La cosa positiva secondo me è che siete flessibili, quindi se ne può parlare, potete effettivamente mettere mano in certe regole e cambiarle, trovare come una nuova quotidianità se volete, vedrete che poi l'equilibrio arriva. C'è prima qualche cosa da destrutturare con questa torre, c'è da essere onesti, sinceri. Vi dico, se state cercando figli e siete in coppia, o perlomeno quello è il vostro obiettivo, quella è la vostra idea, e non sapete se parlarne o no, non sapete se intavolare il discorso o no, allora, numero uno, prendetela un po' alla larga, non andate diretti con l'altra persona. Secondo me potreste portarvi a casa una sorpresa in questo senso. Cioè, se prima il vostro partner ha sempre detto che non voleva figli, potrebbe aver cambiato idea. La stessa cosa se, se avete accennato a qualche discorso sui figli, adesso, tirando fuori l'argomento in modo un po' più concreto, potrebbe non essere più dell'idea. Cioè è come se ci fossero delle cose da stabilire, da definire questo mese. Vi dico, niente di trascendentale, si raggiungono comunque degli accordi. Tenete presente che avete comunque la carta degli amanti, ok? Quindi è una carta anche di amor proprio molte volte, eh? Per qualcuno, e qui parlo, diciamo soprattutto per le coppie che non sono coppie, per le persone che magari sono in relazioni clandestine. Qui anche c'è un po' da tirarsi giù la maschera, c'è da capire se l'altro è sulla stessa lunghezza o l'altra è sulla vostra stessa lunghezza d'onda, a prescindere dalle chiacchiere, cioè perché a parole siamo bravi tutti, ma poi coi fatti bisogna vedere. Vi dico, 4 di bastone al contrario, torre, giudizio, amanti e re di coppa al contrario, per voi potrebbe voler dire un decidere di rimanere amici, di non proseguire con questa persona, perché tanto non avete le stesse, come gli stessi obiettivi, o se magari questi obiettivi ci sono troppo nel lungo periodo per voi, la sacerdotessa è troppo in là, no? Quindi giustamente come se avessi bisogno di qualche cosa di concreto e si basa sulla concretezza questo mese. Secondo me cercherete qualcosa di stabile. Andiamo a vedere qualche oracolo. Allora, partiamo da questi. Anime gemelle. Qua dice yin yang, zen, equilibrio, unione, dualità, e la sacerdotessa è colei che guarda oltre la dualità. Vi faccio notare, sacerdotessa, 2 colonne. Qui la carta della luna ha 2 lupi e 2 torri. La carta degli amanti ha 2 persone. Vediamo che altro. Qui di nuovo la sacerdotessa. 2. Però parla anche di completarsi l'un l'altro. Difatti poi con la carta degli amanti fa ben sperare, no? Perlomeno verso novembre. Ok, andiamo a vedere un altro oracolo. Lasciati aiutare dagli amici. Chiedi e accetta il supporto degli altri. Io credo che faccia riferimento anche al trovare un'amicizia con questa persona. Cioè, secondo me, per costruire una buona relazione, prima di tutto si deve essere amici. Poi, ok, però quella è una parte fondamentale, a mio parere. Fai attenzione alle bandiere rosse, ci sono segnali che ti mettono in guardia. Occhio alle cose che state omettendo,
chiedetevi perché le nascondete, da dove arriva questa paura. Poi scrivetelo nei commenti così me lo fate sapere. Ok, ultimo oracolo ragazzi. Guarda in un libro. Qualsiasi sia la questione che hai adesso, puoi trovare la risposta in un libro. Le parole che troverai ti porteranno all'interno di te stesso, a trovare ciò che cerchi, insomma. Qui avete due eremiti, al contrario ragazzi, manca un po' di profonda introspezione, chiedetevi il perché delle cose. Amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro tenete presente che lo potete anche fare per conto vostro, seduti a casa vostra, magari la sera, la domenica mattina quando siete tranquilli, insomma, sono diciamo argomenti che tratto nella sezione degli abbonati, quindi vi potete abbonare e disabbonare in qualsiasi momento. Tenete presente che se vi abbonate oggi e domani vi disabbonate, il servizio resta attivo per 30 giorni, quindi voi per ancora un mese potete guardare tutti i video che riuscite. Sono 4 playlist, tratto temi di metafisica, metamedicina, le credenze limitanti divise per settore, ci sono meditazioni che aiutano a pulire il campo energetico, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!